bentornati sul mio canale. Prima di vedere come sempre l'occorrente di questo progetto, vi ricordo l'iscrizione che è molto importante, così mi aiutate a crescere, mi aiutate a investire ancora di più in questo canale e a farlo diventare ancora più grande, più interessante e molto più importante. Quindi grazie mille per tutte le iscrizioni che mi sono arrivate nell'ultimo periodo, siete fantastici. Detto questo, vediamo l'occorrente così non perdiamo tempo. Ah ragazze, non c'è niente da dire, io ci ho preso gusto, il Granny quest'anno veramente mi affascina tanto. L'ho già portato avanti questo progetto e vi svelo anche subito di cosa si tratta. Intanto l'occorrente è l'uncinetto 3,5, un paio di forbici e il metro. Per quanto riguarda i filati, io ho scelto 4 colori perché subito dopo questa grafica vi metto un po' di indicazioni per la taglia e mi sono serviti questi 4 colori. Se voi avrete bisogno di un colore in più, sta a voi decidere in base a quello che andrete a creare. Intanto iniziamo col bianco. Quando io sono andata a fare l'ordine sul sito di Filati Discount, il bianco color fiocco era esaurito perché è un colore fantastico e va subito in esaurimento, e invece io cosa ho fatto? Mi sono preso il Take, che è un bambù. Devo dire che sono un po' senza parole nel lavorare questo filato, è assolutamente incredibilmente morbido e scivoloso, sembra di toccare la seta. Quindi veramente ve lo consiglio per tutte quelle persone un po' allergiche, per i bambini e per tutte quelle persone che hanno la pelle sensibile. Sono fantastici prodotti questi. Per quanto riguarda gli altri colori più intensi, ho usato il fioccotone, che lo conosciamo già da tanto tempo. Come sempre sapete che è fantastico e che io lo adoro. Ho scelto la variante bosco, la variante pistacchio e la variante menta. Non ho le etichette di queste due perché nel lavorarlo mio figlio si è divertito a portarseli in giro, però fidatemi di me perché i colori sono questi. E noi andremo a creare una mattonella simile. In realtà le mattonelle sono un po' di più e adesso vi dico anche cosa andiamo a creare. Complice anche il caldo di questi giorni, io non riesco a fermarmi nel creare dei top. Qui vedete quello che noi andremo a fare con i colori che guardate qui in alto, che sono più colorati. Quindi praticamente andiamo a lavorare delle mattonelle greli che poi andiamo a unire diversamente rispetto a questo e andiamo a creare un top. Poi vi darò anche delle indicazioni su come creare una canota. Insomma, state a voi, in base ai vostri desideri, se fare una canota o un top. Io qui infatti vi darò tutte le indicazioni. Allora, prima di tutto diviso top canota, sta a voi decidere. Se facciamo il top, il totale è di 8 mattonelle. Se facciamo la canota ne dovete fare più 4 perché dobbiamo aggiungere altre 2, ok? Oppure semplicemente fate metà mattonella, che vi ho fatto vedere anche come si fa, e fate un top dritto. Dopo sta a voi decidere. Infatti io non ho ancora deciso come andare a rifinire il mio, però siccome quest'estate ci vanno molto le frange, un po' le cose un po' particolari, quasi quasi mi tenta. Qui invece l'avevo rifinito diversamente. Prima di tutto dobbiamo decidere quanto saranno grandi queste 8 mattonelle. Allora, la mia mattonella praticamente, come faccio a prendere le misure? Devo far sì che 2 mattonelle, quindi 1 e 2, ok, quindi questa linea qui, la diagonale, quando le metti una vicino all'altra, come in questo caso che adesso io lo apro, sia metà della vostra circonferenza. Io ho messo 40 perché è un po' stretto, però siccome ho fatto una cucitura particolare, vedete come si allarga, ok? Quindi molto largo, poi ho utilizzato un uncinetto molto più grande che il 3,5, questo lavoro è super elastico, quindi state leggermente più strette se volete che sia fisso, altrimenti se vi piace vestire largo, comodo, ammondate leggermente. Quindi voi dovete decidere
Anzi, più che decidere, praticamente dovete prendere la vostra circonferenza e dividerla. Infatti io qui ho 43 centimetri, quindi ho abbondato leggermente, ma quando si va a indossare, che vedete adesso lo sistemo un attimo, scende, perché comunque lavoro all'uncinetto molto molto elastico. Detto questo, quindi è molto facile da adattare per quanto riguarda le taglie, perché voi prendete tutta la circonferenza e la dividete per due. Dopodiché i 40 cm nel mio caso li ho divisi ancora per due, quindi una mia mattonella, quando la metto così, adesso la prendiamo le misure per bene, sono 20-21 cm, quindi è perfetta. È normale che stiamo quasi precise, se sono un po' di più i centimetri non guastano mai, perché comunque sia, a me personalmente sì, mi piacciono le cose strette, ma questo è un modello dove si indossa con tranquillità, abbastanza largo. Adesso prendiamo il filo, l'uncinetto e iniziamo subito la nostra mattonella. Per quanto riguarda i colori, a me ne sono bastati 4, perché ho deciso alla fine di fare l'ultima riga sempre col bianco, perché è il colore che mi è avanzato di più, ma l'ordine, ragazzi, lo decidete sempre voi. Potete farlo anche monocolore, come questo progetto che ho fatto io un po' di tempo fa. Praticamente le idee sempre sta a voi decidere come gestirvele. Prendiamo il filo e praticamente facciamo il cerchietto magico, che si fa in questa maniera qui. Entriamo con l'uncinetto, prendete il filo, fate il nodino e stringete. Io lo conteggio già come una catenella, ok? Quindi ne faccio altre 2, un po' più larghe questa volta. Come sempre rimango incastrata col filo, ma non ci sono problemi. Adesso facciamo una maglia alta normale. Poi facciamo 2 catenelle e andiamo a fare 3 motivi greni, che il greni è formato da 3 maglie alte, come sapete. Vi metto anche la mattonella più vicina, così li vedete. Io, come al solito, per nascondere l'avvio del punto greni, inizio solo con 2 quarti del punto, scusate, mi sono un attimo confusa. Finito il primo punto greni, 2 catenelle, vado a fare il secondo. Poi faccio ancora 2 catenelle di separazione, lavorate largo, tranquille, 1 e 2. Vado a fare anche il terzo punto greni, stringo leggermente, 1, 2 e 3. A questo punto 2 catenelle e vado a finire questo primo punto facendo l'ultimo punto alto, quindi vado, passate, guardate bene questo passaggio, vado lasciando il cappietto dietro, però vedete che è bloccato con il filo dietro, ok? Poi dopo me lo porto davanti e così l'ho fatto arrivare su, stringo in questa maniera, entro qui nella seconda catenella, che è un po' più larga, maglia bassissima, taglio, lasciate un po' di filo, passo da dietro, portatevi il filo dietro, tirate leggermente, tirate ancora se vedete che c'è dello spazietto, e adesso blocchiamo il tutto. Questa volta, ragazze, non vado a nascondere i fili nel lavoro, ma semplicemente con calma provo anche un altro metodo, cioè quello di nasconderli con l'ago, e lo farò fuori camera, poi magari vi scrivo un post e vi dico cosa ne penso. E questo è il nostro avvio. Iniziamo la seconda e la terza riga. Io la terza riga, la seconda e la terza riga la faccio con il take. Non c'è niente da dire, ragazzi, mi sono proprio innamorata di questo filo, infatti ho avviato anche un progettino per mio figlio. Adesso facciamo il nodino, in questa maniera, caricate l'uncinetto,
vi faccio vedere come si fa un altro modo per avviare. Entrate qui e andiamo a fare una maglia alta normalmente. Vedete che il cappietto è già andato su, ok? Caricate, andiamo a fare una maglia alta e andiamo a fare direttamente l'aumento, quindi 1 e 2 catenelle. Caricate e andiamo a fare il punto greni, perché il nostro aumento, come vedete, sarà sempre in diagonale e sarà sempre un punto greni, 2 catenelle e un altro punto greni, quindi noi siamo qui nella seconda riga. Adesso finisco facendo anche le altre 2 maglie alte. Facciamo una catenella di separazione. Volevo un top molto leggero, quindi ho fatto la versione del punto greni, tolgo un attimo questa, con la catenella di separazione, perché così il top è molto leggero. Vi devo dire, per quanto riguarda questo filato, che è fantastico, ma tanto ve l'ho già detto quando ho presentato i fili, perché ne vale la pena, ne vale veramente la pena di essere conosciuto. E sì, non saprei come descriverlo, è come toccare della cinilia, scusate, come toccare la seta, è veramente molto morbido, molto scivoloso. Quindi è veramente un bellissimo filato. E adesso finisco questa riga e ci troviamo per la prossima. Dimenticavo, tra un punto greni e un altro fate una catenella di separazione. Vado a finire la riga lavorando anche l'ultimo punto alto. Ok, mi chiudo qui dove sono andata praticamente a portare su il filo, cammino con la maglia bassissima fino ad arrivare nel prossimo angolo, quindi qua nell'aumento. Qui praticamente avvio la terza riga, 3 catenelle, caricate e andate a fare una maglia alta, 1 2 catenelle, andiamo a fare il punto greni. Praticamente andiamo a fare la terza riga, catenella. Qui nello spazio della catenella andiamo a fare praticamente un punto greni. Quindi praticamente stiamo facendo la classica mattonella greni. Per quanto riguarda i colori sta a voi decidere. Io volevo un colore ben deciso centrale, poi andare a sfumare. Però la nuance del verde, del rosa, del giallo, di quello che vi piace di più, del viola eccetera, del blu anche, è super piena, quindi il dégradé, no, dei colori è facilissimo da fare. A me è venuta questa idea qui e devo dire che mi piace tanto il risultato finale. Poi i colori insieme li ha suggeriti un'amica e devo dire che ha fatto più che bene, quindi sono molto contenta del risultato. Finisco anche la terza riga, ci ritroviamo per la quarta e la quinta. Come vedete io faccio 2 righe per colore, per una scelta mia, voi potete decidere di farne 1, 2, 3, sta a voi decidere. Vado a finire la quarta riga, semplicemente io vado a nascondere, vedete qui che c'è la maglia bassissima che siamo andate a entrare qua, adesso col bianco non so se si vede, io entro qua, prendo la soletta in questa maniera, entro dentro, prendo il filo, la porto su, sto cercando di farvela vedere con calma, però è più facile da fare che da ecco, la porto su, faccio la maglia alta e mi chiudo, ok? Così è ben nascosta, si vede di più sugli altri colori. Adesso io cammino nell'altro, taglio, tirate il filo e andate qui all'interno, portate su il filo dentro l'asola, questa dove abbiamo fatto la maglia bassissima, prendete il filo, portatelo dentro nel lavoro. È da fare sì
con l'uncinetto per una questione di velocità, però si può fare anche tranquillamente con l'ago se riuscite, che magari fate meno fatica rispetto all'uncinetto, che è un po' grande rispetto a questo filo. Però devo dire che il risultato anche col 3,5 mi soddisfa tanto fantastico filato, non la smetto di dirlo. Non ho fatto dei campioni di lavaggio, non so come si comporta nel lavaggio, però per quanto è morbido credo che sia anche facile da gestire anche lavandolo a mano. Nodino e abbiamo finito. Questi qui come sempre da nascondere con l'ago. Bene, iniziamo col prossimo colore che è il pistacchio e andiamo a fare la riga 4 e 5. Lasciate un po' di filo, fate il nodino, caricate l'uncinetto e andiamo a entrare in un angolo e iniziamo subito nel lavorare un aumento. Poi 1-2 catenelle, mi avvicino e andiamo a fare il punto granny. Aspettate che così vedete meglio i movimenti. Poi catenella, mi sposto qui nel prossimo spazio e vado a fare il punto granny. Praticamente questa è la mia mattonella. Scusate. Quindi è molto facile da gestire e da imparare per quanto riguarda i giri di colore. Adesso vediamo un attimo per quanto riguarda le taglie. Una volta che avete capito come si fanno le mattonelle nell'avvio, nel nascondere i fili eccetera, vediamo un attimo il discorso delle taglie, che in realtà l'abbiamo già visto all'inizio, però vi faccio vedere adesso nella pratica cosa dovete andare a fare. Adesso voi decidete per chi è questo top, se per una bambina, una ragazza, una donna adulta, insomma la taglia la sapete voi. Se fosse per una bimba, che secondo me non saprei, però una 40 di circonferenza, quindi andiamo sui 10 cm di diagonale, vi mettete lì, ok? Dopo a un certo punto prendete il metro e fate lo guardate e vedete a quale riga vi si arriva a 10 cm. Nel mio caso 1 2 3, già alla quarta riga abbiamo 10 cm, quindi voi direte mi basteranno 2 colori per fare questo top, oppure 3, insomma. Io come ho fatto? Semplicemente ho deciso questi colori e ho cercato di creare una mattonella dove ci siano tutti e ad arrivare anche alla giusta misura, perché se lasciavo solo col colore più scuro che il colore bosco sarei arrivata a 18 cm, mi mancavano 2 cm, quindi ho ripreso il tutto col bianco e sono arrivata a 20. È normale che magari potevo mettere un bianco, un giallo, un verde, poi il bosco, però alla fine io ho deciso per questi colori, quindi li ho abbinati un po' così. Diciamo che avete bisogno di 25 cm e vi farebbe piacere avere altri 2 colori, va benissimo, prendete altri 2 colori, insomma sta a voi decidere come divertirvi. Poi non è sempre necessario comprare dei fili, perché se voi notate l'utilizzo del colore menta è veramente limitato, quindi potete utilizzare delle rimanenze che avete in casa, perché non so se avrò utilizzato 10 grammi ma neanche di filato, quindi assolutamente non dovete comprare sempre tutti i fili. Bene, io adesso vado a finire anche la mia ultima mattonella, perché questa è la mattonella numero 8, poi ci ritroviamo per vedere come unirle. Le ho unite con l'uncinetto, è un metodo molto facile, molto tranquillo e anche divertente, quindi non vedo l'ora di condividerlo con voi. Finito tutte le mattonelle, per di più ho fatto il davanti. Adesso andiamo a fare anche la parte dietro, che è uguale identica. Prima di tutto
prendiamo una mattonella e andiamo a fare un giro col bianco, normalmente come se fosse una riga a greni, ok, qualsiasi. Andiamo a fare lo stesso lavoro su, scusate, una seconda mattonella, ci ritroviamo ad avviare la terza insieme, che qui dobbiamo leggermente cambiare un po' di cose. Ragazzi, seguitemi un attimo in questo passaggio. Allora, mattonella 1, mattonella 2, praticamente ho fatto il giro col bianco, quindi le mettiamo così, ok? Questa è la terza mattonella, l'ho avviata con 2 maglie alte, non con l'altro avvio, quindi seguitemi. Ho fatto un lato, ho fatto un aumento e ho fatto un altro lato. A questo punto voi dovete prendere questa mattonella, questa, e sono arrivata qui che ho metà dell'aumento. Vedete? Adesso un attimo che metto fuoco, non ho intenzione di collaborare. Ecco, qui fate una catenella, poi entrate, vedete, era così. Prendete quest'angolo qua, entrate qui e andate a fare un punto basso che vale come seconda catenella qui. Caricate l'uncinetto, andiamo a finire l'aumento con un altro punto greni, quindi 1, 2 e 3 punti, quindi 3 maglie alte. A questo punto dobbiamo fare la catenella, ok, non la fate, dovete fare questo. Qui è l'aumento, vi spostate in questo spazietto, entrate e andate a fare un punto basso, ok? Caricate, vi spostate nel prossimo spazio disponibile, andate a fare il punto greni. Dovete fare la catenella? Non la fate perché ci spostiamo sull'altra mattonella nel prossimo spazio e andiamo a fare un punto basso, ok? Quindi caricate, vi spostate a fare il prossimo punto. Adesso io continuo così fino qui all'angolo, ok? Che andiamo a fare questo lato qua. Poi ci ritroviamo per vedere come si fa ad andare nell'altra. Arrivate a questo punto vi direte ok, ho sbagliato qualcosa perché non mi tornano i conti. Non ci tornano i conti perché qui abbiamo una riga in più. Qui invece la stiamo lavorando. A questo punto caricate e andate a fare un punto greni dell'aumento. Guardate bene questo passaggio. 2 e 3 maglie alte, una catenella e adesso andiamo a entrare qui e prendete l'asola, non la chiudete, mi raccomando. Questa era la mattonella qui con l'angolo, quindi ci prendiamo la seconda mattonella sempre qui nell'angolo, entrate, prendete anche quest'asola e ne abbiamo 3 sull'uncinetto, passate tramite tutte e 3 e adesso non facciamo altro che continuare finendo il secondo punto greni dell'aumento. Quindi praticamente abbiamo fatto l'unione. Adesso vi faccio vedere anche il risultato. Ok? Catenella che non facciamo perché? Perché andiamo a lavorare su questa mattonella qui, quindi entriamo nello spazietto, facciamo un punto basso e il risultato è questo. Guardate che carino, si crea questo fiore. Qui è già pronto perché l'ho fatto nell'altro, nella parte davanti, che poi in realtà sono uguali identiche, l'ho chiamata davanti giusto per una questione pratica. Adesso dobbiamo andare a fare questa cucitura fino qui. Qui finiamo anche, anzi ve la faccio vedere. Sono arrivata in fondo, anche qui vi verrà la sensazione di aver sbagliato qualcosa perché vi manca un punto. Come vi ho detto prima, qui abbiamo una riga in più, qui una riga in meno. A questo punto, vedete, andiamo a fare il punto greni mancante. Quindi una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza. Una catenella, andate qui da sotto, prendete l'asola, punto basso e finiamo
praticamente l'aumento facendo anche l'ultima maglia alta del primo punto granny. Scusate, così, e ci chiudiamo qui dove c'è praticamente la prima maglia alta. Bene, tagliamo e dobbiamo fare il lavoro che vi ho fatto vedere anche prima nelle mattonelle. Portiamo il filo dietro, facciamo il nodino, eccetera eccetera. Adesso io lo farò fra poco, vi faccio vedere come si costruisce il tutto. Quindi facciamo finta che questo è il dietro, lo mettiamo con la parte brutta e questo è il davanti, si mette una sopra l'altra. Ok, qui praticamente ci saranno le bretelle che ancora non ho deciso come farli, ma secondo me le farò staccate, così sarà un progetto regolabile. E qui ci sono altre due mattonelle da dover cucire al progetto, che è una sarà qui praticamente in questa maniera qui, eccola qua, e l'altra sarà da questa parte. Ok, quindi il mio progetto è questo, quindi dobbiamo andare a rifinire metà di una mattonella e l'altra metà la andiamo a cucire direttamente, così come vi ho fatto vedere qui. Qui uguale, rifiniamo metà e questi due lati li andiamo a sistemare facendo le cuciture qui. Vi farò vedere una parte già finita, una parte la facciamo insieme. Qui l'ho già sistemato questo fianco, qui praticamente sto iniziando adesso. Quindi mi ritrovo ad aver fatto un punto granny dell'aumento. Vado qui, alzo il lavoro e vado a fare un punto basso. Guardate bene, qui c'è l'angolo, ok? Punto basso lo vado a fare su questa mattonella, quindi entro proprio qui. Vado a fare un altro punto basso su questa mattonella, vedete lo spazietto che è qui. In automatico io sono andata a fare le 2 catenelle di separazione nell'aumento, quindi carico l'uncinetto e vado a fare anche l'ultimo punto granny. Una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Adesso mi sposto, ok, quindi qua c'è il primo spazietto, qua il secondo spazietto disponibile, e vado a fare un punto basso. Mi sposto a fare il prossimo punto granny. Adesso io vado avanti fino qui dove faccio metà dell'aumento, ci ritroviamo per farvi capire come si fa. Allora, praticamente sto per finire la cucitura qui, quindi ho metà di un punto granny, vado a fare un punto basso qui proprio nell'angolo, nell'aumento di questa mattonella. Il secondo vado a prendere la parte dietro, che è proprio quest'angolo qua, quindi entro, faccio il secondo punto basso. Adesso non faccio altro che continuare il mio aumento, quindi l'altro punto granny. Facendo così praticamente io ho unito il davanti e il dietro sempre con lo stesso metodo. Praticamente invece di fare il punto basso adesso, scusate, invece di fare la catenella vado a fare il punto basso e continuo la mia riga. Finisco qui, faccio la cucitura, ok, vedete? Mi raccomando, un punto basso e un punto basso, ok, nell'angolo, e andate a finire la riga. E per quanto riguarda le mattonelle, il top è finito, ci mancano le bretelle e nascondere i fili, che quelli non vi li faccio vedere. Poi vediamo come rifinirlo. Io sono andata avanti col mio progetto, come vedete è quasi finito. Ho finito di rifinire il tutto, ho nascosto i fili, vi devo dire che è stata un'impresa, quindi questo metodo per chi non ha pazienza come me, diciamo che non ve lo consiglio, però insomma nella vita bisogna provare di tutto. Ho fatto anche le bretelle, che le ho fatte uguali identiche come nel progetto del top miss, però
Essendo delle bretelle che non c'è l'incrocio su di dietro, semplicemente ho fatto un laccetto per la parte dietro, uno per davanti e in base alle misure, in base ai gusti, il décolleté sarà delineato da questo nodino barra fioco che ho fatto. Quindi chiunque lo indossa può decidere se fare un nodino un po' più corto, un po' più lungo, come gli viene. Questa è una questione molto pratica perché secondo me ognuna di noi ha il suo fisico, quindi è un po' difficile capire quanto bisogna lasciare di bretella. Poi sono andata col filo che mi ha avanzato, che il bianco è stato poco, quindi come vedete i ciuffi bianchi sono pochi, e questo è il pistacchio, ecco ne ho un altro qua, e questo è il pistacchio che andremo a usarlo insieme per fare altri ciuffi. Vi faccio vedere anche il metodo. Io ho fatto in questo modo, per non andare lì sempre a controllare quanto siano lunghi questi ciuffi, insomma, questo filo, ho fatto questo. Ho preso una scatolina, quindi trovate una scatolina, un bicchiere, una bottiglia, quello che avete in casa, e semplicemente prendete il cappietto del filo e lo girate attorno. Quindi mi fermo qua e vado a fare il giro. Poi è normale che a un certo punto, quando riempite abbastanza, tagliate e dopo andiamo insieme, che vi faccio vedere come ho fatto ad attaccarlo al mio top. Mi scuso per le forbici, ma non ho trovato altro perché quelle colorate mio figlio si è divertito a farle sparire, quindi non avevo altro da usare, però vanno bene, l'importante è che vanno bene. Ecco, fate così per un po'. Diciamo che è abbastanza pieno, tornate qui, tirate, ok, in questa maniera, e tagliate. Praticamente questi sono da usare per andare a arricchire il nostro top. Io ho fatto queste fragi, però ognuno è libera di farle più lunghe o più corte. Io le ho fatte in base alla mia scatolina, che è quella che ho trovato più comoda. Avendo poco bianco, praticamente ho messo del bianco un po' dove capitava, più o meno sono stata, ho trovato diciamo una simmetria nell'usare il bianco. Questo, avendone di più, lo uso più o meno per riempire tutti gli spazi che ci sono. Vado a pareggiare i cappietti, poi entro semplicemente tipo anche qua dove c'è la barretta della maglia alta, vedete qui, vado, prendo il filo, lo tiro e finisco chiudendo, e sono questi. E adesso finisco tutto il filo, finisco questi che ho già fatto insieme a voi e poi ci ritroviamo per l'ultima parte. Eccoci arrivate anche all'ultima parte, dove ve lo faccio vedere finito il mio progetto. Questa volta non lo indosso perché una mia amica l'ha visto e ha detto che lo vuole, quindi è giusto che lo indossi lei. Poi se riuscirà mi girerà la foto volentieri e poi ve la faccio vedere o nella community o sui miei social. Comunque sia, mi sono divertita un sacco a farlo perché non ci sono grandissime cuciture. È un po' leggermente noioso, insomma, farle frange perché sapete come sono fatta, ma soprattutto nascondere i cappietti dietro. Però comunque questo metodo di utilizzare l'ago al contrario dell'uncinetto, quindi nasconderlo nel lavoro, come vedete ha il suo perché, perché come vedete non si vede nulla. Cioè è un lavoro veramente pulito, molto molto pulito, e ho scelto questo metodo anche per la sicurezza. Essendo un capo di abbigliamento ci sono sempre i cappietti che escono fuori in un modo o nell'altro, e invece se è una borsa è normale che dopo il pannello che viene cucito alla borsa di Utah, quello che è, non si muove più di tanto, quindi non c'è il rischio che escano fuori. L'incognita dei fili da nascondere per me è ancora grossa, diciamo che non ho ancora trovato un metodo che mi soddisfi, ma ci sto lavorando. È molto pratico da fare perché comunque lavorate delle mattonelle, quindi lo potete lavorare un po' in giro come me. Mi scuso per l'assenza, ma lavoro veramente tanto, quindi dedico del tempo alla mia passione, ma sicuramente i tempi sono leggermente allungati.
non mancheranno i progetti che vi ho detto che farò, semplicemente usciranno un po' più con calma. Per quanto riguarda la parte di voi che desiderano avere una canotta, aggiungete altre mattonelle qui, quindi 2 per davanti, 2 per il dietro, e chi vuole la può pareggiare, quindi fate una canotta tutta mattonelle. Se non vi sembra semplice il metodo, magari faremo una maglia invernale con le mattonelle sempre in questa posizione qui. Ecco, una buona idea. Se vi piace, scrivetemelo nei commenti. Se vi interessa avere un modello come questo, ok, però fatto per l'inverno, perché adesso per l'estate ormai è finita insomma la stagione. Io ho ancora tanti progetti da tirar fuori, quindi non riesco a farlo. Fatemi sapere sempre tutto nei commenti, che vi piace, che non vi piace, i passaggi che magari dove non sono stata molto chiara, tutto quello che non vi sembra di aver capito bene. E soprattutto accetto anche i complimenti. No, vabbè, sto scherzando, però grazie di cuore per i vostri complimenti, sono sempre tantissimi, mi seguite sempre di più. Il canale cresce ogni giorno, quindi le soddisfazioni crescono insieme a voi, quindi grazie di cuore. Bene, aspetto i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video progetto.